Un film come Alien può essere sintetizzato in una famosa frase di Nietzsche ed è: ricordati ogni volta che guardi l'abisso, l'abisso guarda te. Ecco, ma l'abisso a cui noi ci riferiamo per un film come questo di Ridley Scott è un abisso che non è un pozzo nero, ma è uno specchio scuro. È lo specchio scuro in cui si riflettono i timori, le paure, le ansie del luogo più buio della nostra psiche. Un luogo misterioso che ci portiamo dietro da millenni, da centinaia di migliaia di anni. È quel punto di paura, quel nodo buio di paura e di terrore che abbiamo avuto per la prima volta nella savana primordiale, quando vagando nella savana noi avevamo bisogno, spinti dal freddo, dalla pioggia incessante, dalle belve feroci che si inseguivano e ci cercavano, noi piccoli e inermi, avevamo bisogno di un rifugio. E questo rifugio poteva essere una tana o una grotta. Ecco, l'avventurarsi in una grotta oscura, magari soltanto con un tizzone acceso, ed avanzare nel buio cercando una salvezza da un pericolo alle spalle, ma non sapere cosa c'è davanti. Ed una volta che finalmente sei avanzato e hai visto che non c'è niente, che cosa accadrà dietro di te da quell'apertura che è rimasta sulla notte? Io questa sensazione di schiacciamento l'ho provata in cima, non in cima perché stare in cima era troppo, cioè a 4.000 metri sulle Ande della Patagonia, quando il cielo la notte sembra risucchiarti verso una profondità abissale, oppure quando mi sono sentito schiacciato nel Sahara dal cielo, che sembrava incombere sopra come una coltre di piombo. Questa sensazione di essere niente, abbandonato. Tuttavia, questa angoscia non era nulla rispetto a quello che ho provato quando bambino, a 8 anni, partito per un'avventura con il mio più fraterno amico nei sotterranei della chiesa di Arquata del Tronto, che purtroppo è stata distrutta. Abbiamo trovato un cunicolo che portava nelle viscere di un cimitero di vecchi frati o di vecchi abitanti del posto. E siamo avanzati in questo cunicolo con una piccola pila finché questa pila si è spenta. E noi siamo rimasti in questo labirinto buio di cui non sapevamo né come uscire né più dove andare. E non potevamo andare fuori, eravamo incapsulati proprio come l'equipaggio di Alien. Questa è la grande, straordinaria trovata del film. Questo senso claustrofobico assoluto, anche perché, a differenza di noi o di quello che ho parlato io, all'esterno c'è il vuoto, non c'è nulla. Quindi la capsula di sopravvivenza in cui sei e che dovrebbe proteggerti, in realtà nasconde un nemico mortale che aumenta di minuto in minuto elimina i tuoi compagni fino a dare la caccia soltanto a te. Ecco, questo film, sotto certi aspetti straordinari, ho fatto questo preambolo, diciamo, pseudo-psicanalitico, proprio per spiegare la carica di angoscia che il film riesce a trasmettere, e riesce a trasmetterlo proprio ancora oggi, che sono 40 anni dalla sua prima uscita. Il film è del 79, è stato girato da Ridley Scott, appena fresco del successo dei Duellanti, da un soggetto di Dan O'Bannon e Shooter e dalla sceneggiatura di Dan O'Bannon. Dan O'Bannon aveva scritto questa storia da un suo racconto, da un'altra sua sceneggiatura che si chiamava The Dark Star, la stella oscura, ma proprio lavorando con Shooter ha aggiunto un elemento fondamentale e suggestivo. Cioè lui aveva scritto una storia precedente in cui c'era un gremlins, sapete, quella specie di diavoletti americani, no, dispettosi e maligni, che si nasconde in un B-52 durante una missione di guerra durante l'ultimo conflitto mondiale. Da questo racconto gli è venuta l'idea dell'alieno che arriva, perché proprio in latino alienus vuol dire altro, altro da te, fuori. Quindi l'idea di questo alieno, che nel film si chiama uno xenomorphus, cioè una forma estrema, cioè non estrema, esterna, straniera. E Dan O'Bannon era stato chiamato a fare il film Dune con Alessandro Jodorowsky, e Alessandro gli aveva presentato Gigé, un famoso illustratore macabro meccanico che riusciva
ad illustrare in maniera surreale, grottesca, ma delle volte persino erotica, degli strani esseri, metà macchine, metà feti e metà esseri umani. E anche Möbius, il grande Möbius. Ambedue questi illustratori li ho conosciuti anch'io perché ho fatto un film con Alessandro Jodorowsky che a differenza di Dune è stato fatto invece, si chiamava Santa Sangre, e ho conosciuto questi due geni del fumetto che sono in realtà i pittori della nostra epoca, e questi due geni hanno preparato quello che è stata una delle più interessanti trovate che ha avuto Rita Ray Scott affidando a loro la scenografia, proprio questa di creare questa astronave aliena da cui viene preso questo essere stranissimo, questo parassita spaziale, fatta come un corpo umano. In realtà quando i nostri astronauti entrano dentro a questa vecchia astronave che manda un messaggio attraverso gli spazi siderali, trovano qualcosa che è un organismo umano. Per dare un'idea, c'è un grande architetto contemporaneo che si chiama Calatrava, spagnolo, il quale proprio ha questa idea di struttura, forse persino ripresa da Gaudì, il grande neobarocco, sempre spagnolo, catalano in questo caso, e di prendere dalla natura le forme dell'architettura. E questa astronave, l'astronave aliena, sembra veramente un corpo in cui dentro, fra miasmi e liquidi, si annida, si acquatta questo strano essere che poi entrerà nella grande astronave. Anche la grande astronave che porta i nostri protagonisti, in realtà è un'altra grande idea di Ridley Scott, è già a vederla quasi archeologia industriale. È un macchinario immenso, pesante, che attraversa il vuoto, vola nello spazio, però in realtà ha un peso, ha diciamo così una storia, uno spessore rispetto alle scintillanti navi di Star Trek o di altri film simili. In questa nave l'equipaggio, la protagonista è Sigourney Weaver, straordinaria, è la seconda donna dell'equipaggio ed è quella che con anticipo sui tempi, 40 anni fa, è quella che è veramente un'icona del femminismo, nel senso migliore di questo termine, perché prende in mano la situazione, è la più lucida, è la più attenta, è la più, diciamo, cosciente e intelligente e sconfigge il mostro. Riesce in tutti i modi a sopravvivere a questo mostro che la bracca, la insegue e che ha fatto fuori tutti. In questa situazione claustrofobica la musica straordinaria, ha preso un Oscar, è quella di Jerry Goldsmith, il quale era già famoso perché aveva, non ha preso l'Oscar per questo film, è stato citato, ma ha preso l'Oscar per il Presagio e poi è quello di Capricorn One, è quello di Star Trek, è quello che ha fatto straordinari tanti film importantissimi e che quindi è capace di dare questa musica. Ha usato un ecophones che sarebbe uno strumento particolare che moltiplica gli echi e che quindi il motivo musicale sembra risuonare per infiniti spazi all'interno dell'astronave, dando quest'idea di vuoto, aumentando il senso di solitudine e di angoscia che pervade la nostra protagonista, prima i nostri protagonisti, e poi man mano che rimangono soli. L'astronave sembra quasi dilatarsi, sembra quasi diventare sempre più tetra, sempre più spettrale, sempre più vuota, apparentemente, perché la minaccia è sempre presente e oscura. Il parassita micidiale che poi, man mano che questo parassita cresce, la cosa molto divertente è che è stato interpretato da uno studente nigeriano alto 2 metri e qualcosa, che quindi ha messo il costume e ogni volta sovrastava i nostri protagonisti, quindi anche come un'immagine di terrore, un'ombra quasi, perché è sempre nero, oscuro, e quindi sembra proprio risucchiare i nostri protagonisti più che finirli. Il film doveva concludersi nelle intenzioni di Ridley Scott in maniera tragica e invece la produzione ha insistito perché finisse, non vi dico come, in modo che coloro che non hanno visto possono vederlo, però in maniera emblematica e estremamente suggestiva, con una lotta all'ultimo coltello, proprio all'ultimo coltello, diciamo così, all'ultimo mostro, fino alla sequenza finale. La cosa interessante anche è la presenza di un gatto che si chiama Jones, addirittura per riprese ne sono stati usati quattro, tutti e quattro uguali, perché ogni tanto scappava qualcuno e non si ritrovava più in questi immensi studi dove è stata ricostruita
tutta l'astronave in Inghilterra e dove tutto ha preso corpo, addirittura anche il famoso esterno del pianeta con quintali di sabbia, sassi, ghiaia, per descrivere questo mondo desolato e spettrale. Questo gatto è anche una testimonianza di piccola poesia all'interno, perché è un protagonista, in quanto i nostri personaggi addirittura cercano costantemente di ritrovarlo, di salvarlo, di portarlo con loro, perché è un ricordo della terra e perché è anche un ricordo di quello che sono stati e di quello che vorrebbero tornare ad essere. E in questa speranza che nella lotta dell'uomo contro ogni forma oscura, come io con il mio amico uscimmo dal labirinto oscuro, io auguro a tutti di uscire da ogni labirinto oscuro, sia da quello della psiche, sia da quello della paura, sia da quello, per quelli che lo sono, della malattia, e sia da ogni pensiero buio, per tornare finalmente a rivedere le stelle, come diceva Dante, splendenti e belle. Grazie.